Mannaggia, è bollente, ragazzi. Oh, queste sono crocchette buone, fatte con Giovanna. No, con la pancetta a cubetti va dentro le vaschette, mi raccomando. Queste sono crocchette di Casa Mariola, fumé. Oh, e poi un'altra cosa, iscrivetevi, non vedete il canale senza iscrivervi, dovete iscrivervi pure. Ci sono crocchette e crocchette e oggi faremo una crocchetta da giravolta spaziale, la crocchetta fumé. Ingredienti, ci abbiamo la provola affumicata, la Giovanna, una pancetta, mamma mia che bontà, grana padano, patate, limoni, uova, farina, panko o pangrattato fatto in casa. E l'olio per friggere, mi raccomando. Iniziamo subito, dalla patata. Guardate qua, bella, così a noi ci piace, zozza di terra, infangata, perché così ci dà proprio il senso di essere raccolta a mano. Patata rossa, io che ho fatto? L'ho messa con tutta la buccia a cuocere d'acqua fredda, fino a cottura. Però non mi fate che fate lo sbaglio da mettere la forchetta dentro. Con lo stecchino, sentite, vedete, la patata è morbida così, entra dentro lo stecchino e quindi significa che è cotta. E incominciamo a schiacciarle. Mi viene da ridere perché mo a vedere queste patate sono andato a comprarle ieri al mercato trionfale, al solito al banco mio, là da Sandrino. Allora che succede? Incontro Jessica e Giulia, che è la moglie, la cognata di Sandrino, e mi dicono: "Oh, non paghi mica, che è successo?" Ho detto: "Che è successo?" Ieri è venuto un signore a fare la spesa. Ho detto: "Va bene, sei contenta?" No, non hai capito. Quello è venuto da Rimini a Roma a fare la spesa. La moglie gli ha fatto il biglietto, ha dato le buste, l'ha mandata a Roma a fare la spesa perché dice che devono andare a fare la spesa dove va Max. Un appello. Signore mie, io voglio tanto bene, però non potete trattare così i mariti, perché io già mi immagino la scena. Quello stava bello tranquillo a leggersi il giornale la sera e gli ha detto a tranello, perché siete tremende voi femmine, ci fregate sempre. Ha detto: "Amore, ma domani che fa? Che c'è da fare?" Ha detto: "No, una giornata tranquilla." Ti ho risolto il problema, là c'è il bus e il biglietto per treno per andare a Roma a fare la spesa al mercato trionfale. Che te posso? Io vi voglio conoscere, un appello, voglio conoscere questi due signori, sta coppia voglio conoscere, venire a casa loro a cucinare. A Rimini, voglio venire a Rimini da voi, quindi un appello, scrivetemi, voglio conoscervi. E trac! Una volta che le fate le crocchette dovete farle abbondante, quindi un bel po' una bella quantità, almeno 1,5 kg di patate dovete farla. Poi subito andiamo che cosa? Col parmigiano, anzi col grana padano ci abbiamo oggi. A qualcuno non piace la crocchetta, lo sapete perché? Perché ha mangiato quelle che non erano buone. Vi posso assicurare che la crocchetta è basata su pochi ingredienti ma devono essere buoni. Se voi andate a Palermo, per esempio, e mangiate le crocchette, quelle che fanno loro soltanto con patate, menta e prezzemolo, impazzite con 2 ingredienti, perché noi abbiamo questo di bello in Italia, che con 2 ingredienti fanno i miracoli. Poi andate a Napoli, vi danno quei crocchè così grosse, belle, con dentro qua la provola affumicata, e che vuoi che fa? Quindi quelle sono buone. Quelle che mangiate in pizzeria, quelle fatte, quelle che non sono state fatte dal pizzaiolo, ma sono state comprate e già surgelate, quelle ragazze vi emozionano. A noi ci serve la roba che ci fa venire la pelle d'oca, quello ci serve, quando mangi, tecci proprio, capito? Non fate i tirchi, mettete la roba buona dentro, che va ritrovate. Quello che mettete dentro la pentola lo ritrovate dentro il piatto, ok? Yeah, vai. Yeah. Poi una bella grattata di pepe, così, al molinello, no? Quella roba macinata che non sa più di niente, che comprate già la polvere, no? Poi un po' di sale, ecco qua. Poi a me mi ci piace i limoni, ma che limoni, guardate qua che belli, questi qua non trattati, questi vengono direttamente da Catania, dall'azienda agricola Filomena, guardate, raccolti dall'albero e spediti. Allora, c'è chi ci mette la noce moscata, chi ci mette altro. A me la noce moscata purtroppo mia nonna mi faceva mangiare sta lasagna con la noce moscata, a me mi piace, non mi piace, è più forte di me e mi piace più il limone, rinfresca la bocca sempre. E poi c'è Giovanna, eccola qua. 2 pancette di maiale italiano che vengono prima un po' stagionate e poi massaggiate così morbidamente con le mani sapienti di quei signori, che mani che c'hanno, con erbe aromatiche e spezie. Poi viene legata, guardate, a mano e viene cotta con tutta la cotenna in 3 cotture. Ta, ta, ta. Capitelli però mi ha detto me lo cuociono, ma ha tenuto il segreto, shh, non dice niente, però hanno massaggiato adesso. Ecco qua. Non buttare la cotenna, qua è tutto buono, si mangia tutto, meno che la corda. Allora, accendiamo, guardate qua, guardate che fettina.
Così deve essere sottile, sottile, sottile. Lo sapete perché? Questa quando è così sottile, con tutta la cotella, fate così. Si squaglia. A me mi serve però una fettina bella spessa adesso, perché la voglio fare tutta a dadini e mettere dentro alle crocchette, così, due belle fette, non fate tirchi. Ah, che guarda qua. Adesso la taglio tutta a dadini, ma dadini piccoletti che ti rimangono in bocca. Così, faccio tutti i bastoncini però così piccoli, guardate, così. Ah, spettacolare. Pensate questa dentro le crocchette quando si incomincia a riscaldare. Il profumo si esalta, non va cotta. Questo qua è un salume che non si deve cuocere perché già è stato cotto. Non rovinate il lavoro di chi fa un buon lavoro, ok? Quindi sul caldo offre il massimo, capito? Che si esaltano i profumi. Una volta fatta le listarelle fate così, la mettete così e adesso la tagliate a cubetti, così. Che spettacolo. Questa così, oh, va così. Una bontà. Che poi ti lascia la bocca pulita. Cioè, questo leggero affumicato ma leggerissimo. Senti anche un po' di dolce. Chissà che spezie che ci mettono, non ti dicono niente questi dei capitelli, eh? Tutto segreto. E ti lascia la bocca, sembra assurdo, pulita. Non te la lascia impastata di grasso, è fantastico. Qua, così. Ah. Tiè. E adesso, è il massaggetto. Tiè, a Giova, ti è capitato di tutto oggi. T'hanno stagionato, t'hanno legato, t'hanno massaggiato. Che vuoi di più? Guardate la patata, si vede, ma si vede pure la pancetta, si vede che ci sta roba dentro. La crocchetta per me è come un gatto di patate. Più roba ci metti e più è buona. A meno che non la fai come i siciliani, semplice, però eccezionale. Vediamo un po'? Però con i prodotti buoni. Io ci metto tutta, yeah. Vai. Vai. Che ce vuoi? Dai, raga. Si vive solo una volta. Stiamo chiusi dentro casa. Almeno fateci godere sta maniera, cavolo. Mo, che ci vogliamo bere con una crocchetta? A birra a morte sua, ragazzi. E che birra? Che prendiamo? Che ci beviamo? Questa qua, Federico II, chi è? Bicchiere ghiacciato. Questa è fatta con puro malto d'orzo. C'ha un gusto un po' erbaceo, un po' amaro. C'ha il colore giallo intenso. È una schiuma bella compatta, compatta come piace a noi, quella cremosa, che quasi sembra una crema, non è una schiuma, è una crema. Vediamo se è vero? Guardate il colore e guardate che schiuma, io tutta la verso. Birra e crocchetta a morte sua. Fa massaggiare, è vero? Bontà. Poi con questa scorzetta di limone che te lo dica a fa. Adesso un ovetto ce lo mettiamo e mischio tutto quanto qua, così. Vedete? Oh, qua ci deve stare un rapporto carnale, qua niente plastica, qua deve andare così perché devi sentire la consistenza dell'impasto, perché sennò c'è il pericolo che ti si rompono, no? Adesso ci prepariamo tutto quello che serve per la panatura. Quindi io non farò uovo e farina, farò farina e acqua. L'uovo già ce l'abbiamo dentro, se no si sente troppo st'uovo, soprattutto quando si raffreddano. A parte se non mangia calde, però tante volte avanzano, stiamo a casa, le fai, non le mangiate tutte quante e quando le vai riscaldate si sente troppo, l'uovo si sente, non mi piace. La consistenza come deve essere? Non deve essere una pastella, deve essere acqua e farina molto lento. Vi faccio vedere la consistenza. Vedete, è quasi acqua. È quasi acqua colorata di bianco, vedete, sembra quasi latte, un po' più denso del latte, quindi non lo fate troppo denso, se no vi arriva il malloppone non serve, sembra una cosa sottile, capito, che copre leggermente. Poi ci tagliamo la provola affumicata. Allora, io questa qua addirittura me la sono congelata, l'ho comprata, l'ho trovata da un amico mio Giovanni al Mercato Trionfale e me la sono portata a casa, me la sono congelata. Tanto questa qui non va mangiata, la maggior parte delle volte si usa per la cucina, quindi non c'è bisogno che deve essere un prodotto freschissimo. Quindi anche se la congelate non succede niente, guardate che bella asciutta che è perfetta per la cucina, quindi non avete problemi a congelarla. Dobbiamo fare le listarelle che servono e metterlo all'interno. A me piace mettere così. Il pezzettone è così grosso, vedete, così. Deve essere lungo quanto la crocchetta, così. Ma ricordate la gomma del ponte? E il gusto è lungo, bello, cioè dappertutto la mozzarella, la provola che ti si scioglie, capito? Qua ci stiamo a posto. Adesso prendiamo
Vai. Allora, i napoletani la fanno grosse, grosse, grosse. Noi faremo una via di mezzo, ok? Guardate qua. Metto questo qui, guarda qua così. Mamma mia, ragazzi. Ma questa che è? Questo è un primo, un secondo, è tutto, guardate, così. Gli dà una forma che vi piace di più. A me piace così, ecco qua, così. Oggi a Mario vado a scuola, vado a prendere a scuola con le crocchette in mano. E lo metto dentro acqua e farina, così. Poi il panco. Uno l'abbiamo fatto col panco. Allora, per chi adesso già lo sento, già ti sto a vedere che dici, e sto panco che cos'è? Dove lo trovo? Dove non lo trovo? L'ho fatto, vi faccio vedere come l'ho fatto. Andate a vedere su YouTube il video che ho fatto sui i bastoncini di pesce fatti in casa di Casa Mariola e vi faccio vedere come si fa il panco. Per chi non vuole usare il panco, ho la soluzione, il pangrattato fatto a casa, ma deve essere fatto a casa, vedete qua che bello grossolano che è? Guardate, così. Metto sempre qui, guardate, vedi che bella lunga la fettina di provola, anzi il bastoncino di provola, chiudo così, dai, è bello. Questa deve fondere, non mi deve il filetto, deve fare. Acqua e farina, la passo sull'acqua e farina, così, e poi pangrattato, così. Stringete bene, fate aderire bene il pangrattato, che questo è quello che vi fa impazzire quando sentite quel croccante in bocca che scrocchia tutto quanto. Ed eccole qua, panco e pangrattato. E adesso vado avanti, intanto scaldo l'olio. Olio d'arachidi è il mio preferito per friggere perché ha un gusto neutro. E poi se volete l'olio extravergine d'oliva, però si sente il sapore dell'oliva. In questo caso la farei con l'olio d'arachidi. Le crocchette potete dare la forma che volete voi, rotonde, lunghe, strette, come volete a voi. Io faccio così perché a me non mi sbrigo, le faccio un po' più grosse, capito? Se no sto qua una vita a fare crocchette. Zacchete. Vuole venire qualcuno a fare le crocchette con me? Non ce la faccio più, non ce la faccio. Pensa a quelli che ne fanno 10 kg di patate, mamma mia. Mi raccomando, prima di friggere sempre un goccetto di birra. Una cosa importante è la temperatura dell'olio, guardate. 160 e passa. L'olio è caldo, adesso friggiamo. Metto prima questi qua con il pane. Vi ricordate? Con le pentole di una volta friggo io, guardate, altro che friggitrice. Così col cestelletto che scende giù. Perché deve essere caldissimo? Perché si deve dorare dentro, dato che sono state fresche, non so, da frigo. Se io le metto a una temperatura dell'olio troppo bassa, mi si spappolano tutte quante, invece devono rimanere integre e croccanti e dentro morbidi che si sciolgono in bocca. Guardate che figa sta padellina, questa è di ferro smaltato, come una volta. Allora, come una volta si facevano, è fantastica. Altro che friggitrice, qua l'olio, quando è vecchio lo butti, la friggitrice è sempre paura perché ci hai messo un sacco d'olio dentro, col capo lo butti, quindi è tutto quanto l'olio vecchio. Invece così siete sicuri di friggere sempre con l'olio buono. Mi raccomando, pochi pezzi alla volta, perché se no si abbassa troppo la temperatura dell'olio. Vedete, guarda, è così. Ah, ecco qua, ci siamo. Tenetele un po' in sospensione perché questo qua mano a mano il calore penetra all'interno piano piano e si scioglie bene bene la mozzarella, anzi la provola affumicata. Le prendo e le metto qui, niente carta assorbente, facciamo ecologici, ecco qui, su una gratella così, così rimane tutto croccante. Adesso friggiamo quelle impanate col panco. Ecco qua. Vai, così facciamo un assaggiamo, quella là bella calda calda. C'ho paura. Siete pronti? Siete pronti? Oddio. Mannaggia, è bollente, ragazzi. È da giravolta spaziale questa qua, ragazzi. Questa proprio ti accappotti quando mangi una di queste. Vabbè la morte sua. Ma non potete capire. Sti dadini di Giovanni in bocca. Una cosa importante, fate questo giochetto così, ogni tanto tirate su, aspettate un pochettino e poi la rimettete giù, perché se la crocchetta sta troppo dentro l'olio si brucia esternamente, ma dentro l'effetto wow non c'è. Quale? Quello che deve far filo, hai capito? Quindi fate così e vai, e rimettete dentro e intanto lo mangiamo.
Quello che dice che gli piacciono le crocchette, perché non ha mai assaggiato queste qua. Guarda qua che roba, chi è? Mm, mm. Sa Giovanna che è? Mm. Brava Giovanna. Queste sono crocchette buone, fatte con Giovanna. Non con la pancetta a cubetti ma dentro le vaschette, mi raccomando. Queste sono crocchette di Casa Mariola, fumé. Oh, e poi un'altra cosa, iscrivetevi. Non vedete il canale senza iscrivervi. Dovete iscrivervi pure. Aspetto in tanti. Mm. Mm. Mm.